Buongiornissimo! Dove siamo? Non è Charlie, vi do un indizio. Buongiorno anche da parte mia. Per arrivare qui dove siamo abbiamo fatto una pettata, una camminata in una salita che solamente quella ci ha già dato il benvenuto per questa giornata, ma tutto ha un motivo. Certo. C'era una cosa che da tempo volevamo provare e anche la scorsa volta, o meglio lo scorso anno che siamo stati in Turchia, non c'era riuscito per vari motivi. Quindi ce lo siamo ripromessi di farlo in Istanbul e infatti siamo qui alla Van Cavalti, che è un luogo ovviamente dove si mangia, certo, i ticket, ma dove si fa la famosa colazione turca che si chiama appunto Cavalti. Ma non solo, la migliore di tutta la città, non una qualunque, la migliore. Come diceva Fede, è costata fatica, vari spostamenti fra metro e tram. Ci volevano portare altro chai, ma già ce l'abbiamo, perché qui il chai è illimitato, quindi lo bevete e vi fanno il refill automatico. E quindi volevo dire che ce la siamo ripromessa di venirci e finalmente dopo varie fatiche ce l'abbiamo fatta e oggi ci meritiamo questa super colazione che ora vedrete è bella, è tipo ma non è uguale, quella inglese, sia dolce che salata. Ma quella inglese ci sono i fagioli, qui ci sono le uova, c'è formaggi e anche la parte dolce, perché ogni turco che si rispetti nei giorni di festa sicuramente si mettono a tavola e fanno questa colazione bella sostanziosa che poi secondo noi non pranzano, però vedrete. Infatti stamani colazione giusto un bicchiere di caffè latte e basta. Esatto, ci siamo tenuti leggeri apposta e ora appena ce la porta, perché abbiamo appena ordinato, vi facciamo vedere di cosa si tratta. Intanto ci ha portato un bel cestone di pane con tutti i vari tipi di pane, una pita diciamo. Sì. Ah no, tipo è il gozleme forse, se è ripieno. Non lo so se è ripieno. No. Poi 2 bicchieri di chai. E poi abbiamo ordinato, ma poi puoi fare delle varie aggiunte perché praticamente di fatto questo locale fa solo colazioni. Ti presentano diciamo una tipica classica, ma poi puoi fare delle aggiunte, puoi togliere delle cose, insomma te la modelli a piacimento e secondo il vostro stomachino. Ovviamente noi abbiamo preso quella full totale perché vogliamo assaggiare tutto. Io sono sempre un po' raffreddato, quindi un buon chai caldo è quello che ci vuole. Mamma mia, ti rimette in sesto, in settimo e in ottavo. Thank you. Ragazzi, è arrivato tutto questo ben di Dio, guardate quanti piattini, ognuno a misura di quello che contiene, tutto misurato, dolce e salata come vi dicevo. Ci sono le uova, la marmellata, le olive, non so più dove guardare, un piatto di formaggi, la tahina, una salsina rossa che promette di essere piccante, i cetrioli, i pomodori. Poi ci ha fatto il refill del chai. Ci ha già riempito il chai perché avevamo nel frattempo bevuto. Cioè ragazzi, è un tripudio, poi un profumo. Dai, mangiamo. Buon appetito. Buon appetito.
sopravvissuti, ragazzi. Ragazzi, io sono pieno, sto scoppiando. E quindi per uno stomaco forte come quello di Fede, se è pieno lui, venite tranquilli perché si mangia abbondante. Quindi stasera si va a letto con un brodino fresco, freddo, una camomilla. Niente, stasera niente, diciamo una tisana e a letto. Allora, soddisfatti in pieno, è stata faticosa la salita sul colle, però effettivamente questo si vede che è un posto che lavora tanto con queste colazioni, hanno prodotti freschi, abbiamo letto anche che le prendono, diciamo, qui nel territorio circostante, questo ci fa ancora più piacere. Il costo, allora la Cavalti ha un prezzo o per 2 o per 4 persone, diciamo, ovviamente c'è anche da 3, c'è da 2, da 3, da 4. Ah, mi pensavo solo da 2. No, 2, 3, 4. Però ovviamente è impegnativa, quindi costa un pochino più della media, però quindi in 2 il prezzo è 800 lire turche, che sono 20 euro. Quindi con 10 euro a testa comunque abbiamo mangiato un ben di Dio. Esatto, quindi diciamo che assomiglia più a un pranzo che una vera e propria colazione. Non pensiamo alla nostra colazione del bar, perché a parte che è salata, però anche salata, però vi danno veramente un sacco vi portano un sacco di roba. Poi anche il pane, come il chai, abbiamo notato che è illimitato, cioè un cestino di pane con vari tipi, l'avevamo finito e ce l'ha riportato senza chiederlo. Il chai, ma come lo vede sotto al livello, ve lo riempie. Ma anche se ce l'hai a metà, il bicchierino a metà te lo riempie. A un certo punto mi ha portato via il bicchiere e me l'ha lasciato uno pieno. Uno pieno fumante, quindi anche il chai bello caldo. E no, siamo soddisfatti. Andava provata perché questa Cavalti è un must in Turchia e noi ci siamo stati ben 2 volte, non l'avevamo provata, quindi oggi ci siamo regalati la Cavalti. Ma poi dovevate sentire il miele su quei formaggi com'era, mamma mia. E le marmellatine di lamponi, è guarito dal di raffreddore. albicocca. Poi c'è il salato, c'era un paio di cremine che comunque non sono piccanti, ma sono molto belle, pesanti. Niente di piccante, però roba anche intensa. Insomma, verdura anche, cetrioli, pomodori, insomma avete visto, siamo soddisfatti. Molto soddisfatti. Quindi vi consigliamo questo posto qualora veniste a fare un giro a Istanbul, si chiama proprio la tendina lì, Van Cavalti Evi. E venite presto, perché noi abbiamo notato che quando siamo arrivati siamo entrati subito. Ci ha fatto scegliere anche il tavolo. Sì, e abbiamo scelto il tavolo. All'uscita invece c'è la signora qui davanti che segna, che vi mette in lista. Esatto. Come si libera un tavolo, chiama i nomi. Tipo discoteca, tipo sala da ballo, no? Lei c'ha un'agenda e le persone stanno aspettando, quindi tutti i tavoli pieni, e considerate che ha doppia sala. Sì, come vedete, due tende Bordeaux, una sala di qua e una sala di là, pieni tutti i tavoli, e quindi è gettonato. Non abbiamo assaggiato la Cavalti in altri locali, ma questa a mio avviso già così sembra essere la migliore effettivamente, perché i prodotti sono buonissimi. Googolando, come si dice oggi, cercando nel web, ovviamente si cercano le migliori colazioni, le migliori Cavalti di Istanbul, e questa la dà sempre in tutti i vari siti che abbiamo trovato, quindi ci siamo detti ma proviamo quella. Ma si vede, e siamo soddisfatti. Ora però va smaltita. Quindi abbiamo deciso di fare un pezzetto a piedi per attivare la digestione. Quindi andiamo giù in discesa. Però questo giro in giù. Sì. Come le zucchette. Come le zucchette. Siamo ora entrati nell'area moderna, ultra tecnologica del Galata Port. Per entrare qui dentro bisogna passare i soliti controlli di sicurezza dove vi scannerizzano tutto, quindi levati il giacchetto, lo zaino, il bank, tutto quanto. Il cellulare messo a parte. Però è un'area nuovissima di recente, tutta moderna, appunto come vi dicevamo, e ci sono un sacco di edifici che non abbiamo capito bene a cosa servano, perché sono talmente tanti. Ci sarà sicuramente un terminal per i traghetti, e poi vedo dei vari negozi, museo, però ecco, stiamo arrivando ora e dando un'occhiata, perché abbiamo visto ieri dei cartelli che, diciamo, facevano pubblicità a questa nuova zona, non c'eravamo ancora stati, e tra l'altro il posto dove abbiamo fatto la colazione è qui dietro, quindi viene da sé una passeggiatina per smaltire. L'unico problema è che ci siamo dovuti intabarrare, il verbo intabarrare è chiarissimo, no? C'è il vento.
perché c'è un vento forte e viene dal mare, quindi il mare, infatti, tra l'altro il Bosforo oggi è bello ondeggiato. Meno male il traghetto l'abbiamo preso ieri. Se no ti va avanti. Ciao. Vabbè, andiamo e speriamo che non ci porti via il vento. C'è tantissimo vento, spero che ci sentiate. Dall'altro lato abbiamo il lato asiatico dove siamo stati anche ieri e svetta sulla collina la Kamlika Tower, che è un'antenna per le telecomunicazioni con diversi ristoranti. Ha 49 piani ed è alta ben 370 metri. Mamma mia. E svetta su tutta Istanbul, la vedete da qualunque angolo. È vero, ha una forma molto particolare. Sembra una sigaretta elettronica, a me ricorda quelle lì, sapete, però vabbè, lasciamo perdere. E è sempre illuminata ovviamente per gli aerei, perché ci sono diversi aeroporti qui intorno, quindi è ben illuminata. E invece sulla sinistra, laggiù, un po' nella foschia, c'è la mitica Kamlika Moschea, Kami, che sarebbe moschea, quella dove siamo stati ieri, quella più grande di tutta la Turchia. Riguardo la torre delle telecomunicazioni, pensate, è stata costruita in soli 4 anni, dal 2016 è stata finita nel 2020. Questo edificio alla nostra destra è il Museo di Arte Moderna. Qui abbiamo questa scultura fatta di vetro riciclato che raffigura il volto di Apollo. Bello, ci piace perché è venuta bene, ma ci piace molto il fatto che abbiano usato il vetro riciclato, quindi qualcuno lo recupera. Mi raccomando ragazzi, fate sempre le raccolte. Sono i boat taxi. Ah, ci sono anche taxi sul canale. E poi ci sono i vari traghetti di linea che fanno sponda a sponda. Quindi c'è più traffico nel Bosforo che qui sul lungomare. Alle nostre spalle in lontananza vediamo anche il ponte del 15 luglio, anzi dei martiri del 15 luglio, che quando fu costruito, pensate, era il quarto ponte con la campata centrale più lunga del mondo, superando il chilometro, 1073 metri, mentre tutto il ponte è lungo 1,5 chilometri. Si eleva sul mare per 105 metri ed è dedicato alle 250 vittime di un fallito colpo di stato che c'è stato nel 2016. Viene chiamato anche il ponte sul Bosforo, il primo ponte sul Bosforo. Poi ce ne sono altri 2 e abbiamo anche un canale sotterraneo che si può attraversare con le macchine, oltre al canale, al tunnel sotterraneo che abbiamo preso qualche giorno fa con la metropolitana, il treno via. Diciamo. A noi è venuta in mente un'associazione con l'Italia, a voi vi viene in mente qualche cosa per caso? Scrivetecelo nei commenti. Ovviamente la mia era una battuta, sappiamo benissimo che era riferito alla diatriba che c'è in corso in Italia, ponte sì, ponte no, sullo stretto di Messina. Per conoscenza di siciliani e siciliane sappiamo benissimo che loro ne farebbero anche a meno di questo ponte, però a noi, ecco, parlando di questi collegamenti sia sotto il mare che sopra con i ponti qui ad Istanbul, ci è venuta questa associazione mentale. Se vi fa piacere lasciate il vostro commento e ci dite cosa ne pensate, la vostra. C'è anche da dire che qui lo stretto sul Bosforo è 1 chilometro e poco più, esatto. Mentre il stretto di Messina richiederebbe un ponte di ben 3 chilometri con una campata centrale superiore ai 2 chilometri. Non è uno scherzo, insomma. Sì, no, ma infatti era solo una riflessione, non vogliamo, diciamo, fregiarci di ingegneria perché non ne sappiamo nulla, o di architettura dei ponti, però insomma, ovviamente parlando di questi collegamenti, l'associazione mentale di questo periodo che se ne parla in Italia ci è venuta, ecco.
Ora andiamo a vedere un'altra moschea. Qui c'è anche il modellino di come è fatta, così la vediamo da fuori. C'è nessuno a fare la fila, ad Hagia Sofia. Tutta la fila dove? Ad Hagia Sofia, oggi una fila incredibile, è sabato, non sappiamo se dipenda da quello. Ci siamo spostati nuovamente con il tram e siamo venuti alla stazione di Beyazit, che è un quartiere molto importante e molto bello pieno, centrale, però dalla parte di qua del Corno d'Oro. Esatto, e qui abbiamo il Gran Bazar, quello proprio il non plus ultra, il più grande di tutta la città. E ora noi che facciamo? Visto che non siamo contenti di tanto caos, ci si infila dentro. Esatto, ha diversi primati, soprattutto l'estensione, come vi diceva, è grandissimo. Pare che ci si perda dentro, che non si sappia dove si entra ma non dove si esca, quindi noi ci vogliamo letteralmente perdere e ci piace. Vendono ovviamente di tutto, poi vedrete dalle immagini. Quindi ora che ancora le gambe sono un po' più fresche e dobbiamo ancora digerire la super colazione, passeggiamo. Ti rendi conto se ci offrono qualcosa io mi sa che gli dovrò dire di no? Senti cosa si preoccupa? Ma ti rendi conto? Ma sto scoppiando! Ma ti rendi conto cosa? Io non ci avrei mai pensato a questa cosa. Comunque dicevo che eventualmente i viaggi in metro o in tram ce li lasciamo per più tardi, quando magari saremo più appesantiti di gambe, perché in questi giorni ragazzi gli abbiamo dato avremmo fatto 50-60 km, anche qualcosa anche di più, perché anche quasi una media di 10 al giorno. 10 al giorno. Quindi vediamo, faremo un conto alla fine poi. Qui siamo all'ingresso, vediamo se si riesce a passare. Guardate quanta gente che c'è. Questa l'abbiamo fatta la prima sera però al buio. Per ora stiamo trovando solamente banchetti di gioielli. Tutti i gioiellieri sono in questa via, solo che è tutto un reticolo di gallerie, ci sono anche tanti posti dove si mangia. Sì, sono un po' misti per ora, non hanno un senso logico. Ma siamo appena entrati. C'è il negozio di dolciumi accanto alla gioielleria, per dirci, però bello caotico. Bello colorato quello sicuramente, insomma. Sembrano tutti uguali, ma è un reticolo, è come nella metropolitana, no? Che ci sono tutti i tunnel che si intersecano tra di loro, qui è uguale. Io direi più un labirinto. Se non avete senso dell'orientamento qui vi perderete sicuramente. Qui per esempio ci sono le spezie. Spezie, ma anche pellame, borse, tappeti, ceramiche. Di tutto. Qui abbiamo anche il lustrascarpe e non mancano
tutti i chai che circolano per i vicoli. Buongiorno. Ci sono anche tanti locali dove poter mangiare. Ora penso che siamo arrivati in un punto centrale dove c'è una fontana d'acqua. Noi ci siamo già persi, ve lo diciamo. Però è una bellezza, guardate queste lampade come sono spettacolari. Però quello da solo non rende, si rende tutto insieme. Siamo usciti, ma anche fuori la musica non cambia. Che caos. Continuano ad apparecchiare tutto. Bellissimo ma caotico. Impegnativo, Siamo appena usciti dal Gran Bazar. Ovviamente in quel caos, in quel formicaio non era possibile darvi informazioni. Abbiamo trovato qualche numero. Il mercato ha un'estensione, pensate, di 45.000 metri quadrati e vi lavorano all'interno circa 20.000 persone. Il numero di visitatori quotidiani oscilla tra i 300 e i 500.000. Ci sono all'interno circa 3.600 negozi distribuiti su 64 viali. Per accedere al mercato ci sono tutte intorno 22 porte. Un cenno di storia: queste origini risalgono al suo fondatore, che fu Maometto II, quando nel 1455 fece costruire, diciamo, il nucleo, il vecchio bazar intorno al suo palazzo. Poi ovviamente con gli anni si è ingrandito e la parte che era non coperta è stata poi inglobata e coperta a sua volta. Poi negli anni è stato anche tutto intorno, diciamo, recintato e, ripeto, coperto, e si sono creati anche all'interno dei veri e propri laboratori artigianali. Nel 2014 è stata l'attrazione più visitata al mondo, ha vinto questa classifica con 91.250.000 visitatori annuali. È per questo che sono devastato, oltre che per la mangiata di oggi. Poi sono anche raffreddato. Non c'è il fisico. Io oggi sono un po' provato. Comunque, non c'è il fisico. dopo tutte queste giornate vi assicuro
che visitare una città come Istanbul è dura. Bello, bellissimo, Sì, sì, richiede una certa dose di energia, è molto faticosa anche. però effettivamente dà tanto, toglie tanta energia ma dà tanto. Regala tantissime Sì, emozioni. quello sì. È impegnativa perché comunque è caotica, suoni, rumori, per i trasporti c'è da fare un attimo d'attenzione perché sennò uno si ritrova dall'altra parte della città, insomma ci sono alcuni accorgimenti da stare attenti, però ecco, è impegnativa e comunque noi non siamo abituati solo sul mezzo di trasporto Charlie, qui cambiamo mezzi tutto il giorno, tutti i giorni, insomma è un po', come vi dicevamo, un po' provante. Però ci è rimasta già nel cuore, anche se ancora siamo qui. Speriamo che dalle immagini siamo riusciti a passarvi queste sensazioni. Ci piacerebbe che la visitaste per rendervi conto personalmente. Forse è una città che viene venduta come pericolosa, ma vi assicuriamo che non lo è affatto. Quindi ci siamo trovati bene, non ci siamo mai sentiti a disagio e in pericolo e comunque state tranquilli perché la polizia è ovunque, è controllatissima. E anche le persone stesse sono molto gentili e generose, sempre pronte a darvi una mano, Sì, o a sì, offrirvi un chai o a farvi passare prima di loro, insomma. Sono molto, sì sì è vero, altruisti, se vi vedono in difficoltà subito chiedono, insomma è un bel popolo la Turchia, i turchi, e questo già ce ne eravamo resi conto lo scorso anno, però anche Istanbul ovviamente pur complessa che sia come grande città, però insomma si riconferma ai top, diciamo, di quello, cioè non ci ha deluso fondamentalmente, ecco. Entriamo adesso nella moschea di Beyazid, guardate che meraviglia. Italiano? Sì? Io Berlusconi. Io non morto. No, è morto. Reincarnato. Reincarnato. Abbiamo anche Berlusconi reincarnato in questo signore qua dietro. Questa alle mie spalle è l'ingresso del campus universitario con questa magnifica porta e bella lavorata, diciamo così. Ovviamente è chiuso per i non studenti, non si può entrare. Da segnalare che all'interno c'è la torre di Beyazid, che non altro è che una torre in pietra antincendio. Al momento però è chiusa, diciamo, la salita alla torre stessa. Continua la nostra passeggiata, vogliamo tornare a vedere la moschea blu perché la vogliamo riguardare per bene, l'abbiamo vista all'interno che era buio praticamente. L'abbiamo vista velocemente, quindi vogliamo vederla bene, diciamo così. Dovrebbe riaprire ora a breve, dopo la pausa della preghiera, quindi andiamo in quella direzione. Per raggiungere la moschea blu passiamo sotto la colonna di Costantino, segno del passaggio dei Romani. Guardate quanto è alta. Gli italiani sono dappertutto, ragazzi.
Siamo tornati alla Moschea Blu, però come avete sentito dal canto e attenzione, mentre parlavamo ci sono i piccioni che lasciano ricordini. Mamma mia, questa ha sganciato un MiG, ragazzi, ma una roba così qui davanti a noi. Meno male non ci ha preso, guarda, vai via, certo siamo messi male. Siamo messi male, addio signora. E quindi dicevamo che siamo venuti qui mentre veniva fatto il richiamo alla preghiera, e quindi ora la moschea è chiusa, ma aprirà tra una ventina di minuti. Qui davanti abbiamo trovato una persona con una strana fasciatura sulla testa, e anche lungo le varie strade della città ci è capitato spesso di trovarli. Inizialmente pensavamo fosse qualcuno che avesse fatto un incidente, poi magari qualcuno che avesse fatto un rito religioso. Io ho pensato anche che ci fosse stata una rissa, perché avevano tutti il cranio spaccato con una fasciatura. Cioè ne vedi uno, ok, ne vedi due, ne vedi tre, poi quando cominci a vederli tutti con la stessa fasciatura, specialmente qua sulla nuca, cioè ci siamo incuriositi, quindi siamo andati a cercare e abbiamo scoperto che la Turchia, e soprattutto Istanbul, è la meta preferita per i trapianti di cuoio capelluto, è la numero 1 al mondo, e soprattutto da parte dei paesi arabi. Infatti la maggior parte delle persone che si sottopongono a questo intervento sono per lo più dell'Arabia Saudita. È un nuovo tipo di turismo. Questo articolo che abbiamo trovato parla di un vero e proprio turismo medico, diciamo così. Vengono qui, ovviamente abbinano, diciamo, la visita e l'intervento con la visita ad Istanbul, tant'è vero che vengono con mogli e figli, parla e dice che comunque rimangono più giorni, anche perché l'intervento è un po' complesso. Prima devono estrarre i follicoli dei capelli, diciamo così, sani dalla parte della nuca, dove di solito rimangono, dove sono più folti i capelli. E questi follicoli poi le reimpiantano nella parte superiore, dove uno a uno. È un lavoro molto meticoloso e anche lungo. E dice che sono arrivati a dei livelli di precisione e di tecnica unici al mondo. È proprio un paese che oltretutto lo fa, diciamo, ne fa tanti all'anno, ma le fa anche a prezzi bassissimi. Pensate che se in Inghilterra o negli Stati Uniti questi interventi costano sui 25.000 euro, qui vengono pagati tra i 1.700 e i 2.500 euro, dollari insomma, l'equivalente. Poi ovviamente più o meno dovete convertire in lire turche, e oltretutto gli uomini dei paesi arabi scelgono di venire qui anche per la religione, perché c'è la stessa religione che hanno nel loro paese di origine, e quindi si sentono più a casa loro, diciamo, a loro agio, certo. E a loro agio. E quindi a noi ci ha sconvolto questa cosa, perché lì per lì sembravano, poi gli danno una sostanza rossa sul cranio, probabilmente è un disinfettante, e quindi lì per lì ci sembrava del sangue. Quindi, come diceva Fede, sembrava lì per lì un incidente, una rissa. Poi abbiamo pensato, si faranno una sorta di scalpo per voti religiosi, qualcosa del genere, però ci sembrava così assurda la cosa. No, poi l'altro giorno, qualche giorno fa, abbiamo trovato i tifosi del Galatasaray che andavano a vedere una partita. Giusto. E quindi io ho pensato, stai a vedere che hanno fatto la rissa, gli hanno spaccato a tutti la testa, invece no. E invece c'è un nuovo turismo medico ad Istanbul. Quindi, signori uomini soprattutto, se avete bisogno di un reimpianto di capelli, cogliete l'utile al dilettevole e venite qua con pochi spiccioli, portate la moglie in vacanza e vedete la magnifica città di Istanbul. Vabbè, potete venire anche, potete inventarvi anche un'altra scusa, dai. Vabbè, io scherzavo, però magari qualcuno ha bisogno e non sa che qui sono all'avanguardia con prezzi modici. Hanno finalmente aperto la moschea al pubblico e tutta la città si è fiondata dentro. Tutti i turisti più che altro, perché nel lasso di tempo in cui non c'è la preghiera, ovviamente gruppi, si sente parlare tutte le lingue, però è incantevole, ragazzi. A me piace tantissimo questo azzurro, queste maioli che comunque coinvolgono, diciamo. Molto bello. Poi è altissima, è super immensa, insomma, non sai dove guardare. L'affascinante storia della costruzione di una moschea così grande inizia durante il regno del sultano Ahmed I.
che costruì la Moschea Blu di Istanbul grazie alla maestria dell'architetto Sedefkar Mehmet Aga. L'idea era di celebrare i 100 anni trascorsi dal regno del sultano Solimano il Magnifico, quando la dinastia ottomana prese il potere sulla gran parte dei territori. La Moschea Blu fu costruita per dare risalto a questo enorme potere della dinastia ottomana, completando così la fama di Santa Sofia. La costruzione iniziò nel 1609 e durò fino al 1616, quando fu terminata completamente. La domanda che accende di più la curiosità dei visitatori è cosa la renda così famosa nel mondo. Beh, sicuramente le sue dimensioni, il livello artistico delle decorazioni ed infine i 6 minareti. Possiede un'architettura islamica tradizionale, con impronte di costruzione ottomana ed alcuni accenni di figure bizantine ispirate a Santa Sofia. La Moschea Blu ha 8 cupole secondarie e 5 cupole principali ed è considerata l'ultima grande moschea del periodo classico. È conosciuta come Sultanahmet in turco, mentre per gli europei ha preso l'appellativo di Blu per il suo particolare rivestimento della cupola, che pensate è decorato con circa 21.000 tessere iznik. Queste piastrelle raffigurano immagini di alberi, fiori e piante, tutte pensate appunto nei toni del blu. Le mattonelle di iznik sono state incluse nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO dall'anno 1986. Il fatto che suscita sicuramente interesse è che l'imponente opera sia stata la prima moschea costruita con 6 minareti. Oltre a questi ha 8 cupole secondarie e 5 cupole principali. È costruita a pianta rettangolare e l'area di preghiera, che è a pianta quadrata, consiste in un totale di 2.646 metri quadrati. Il diametro della cupola, che è alta 43 metri, è di 23 metri. Sono state aggiunte delle luci di cristallo per rafforzare l'illuminazione, fornita da 28 grandi finestre che lasciano entrare la luce del sole. Una curiosità: le finestre sono state realizzate con vetri di origine veneziana, frutto dei buoni rapporti commerciali fra la Signoria di Venezia e l'Impero Ottomano. C'è una leggenda che narra che il sultano Ahmed I ordinò all'architetto di costruire i minareti d'oro. Si presume che fossero erroneamente intesi come 6 a causa delle parole omonime nella lingua turca. Dopo che la Moschea Blu con 6 minareti fu completata, il sultano fu accusato di essere irriverente, poiché la moschea del profeta della Mecca era all'epoca l'unico esempio del suo genere con 6 minareti. Il sultano non si rassegnò. Per superare il problema, fece aggiungere alla moschea della Mecca il 7° minareto in segno di rispetto. Alla sua morte, causata dal tifo a soli 27 anni, il sultano Ahmed I fu seppellito nella moschea, dove le sue spoglie riposano ancora oggi. La grande sala, una volta entrati, vi avvolgerà in un'atmosfera suggestiva e surreale e non potrete che rimanerne incantati. Abbiamo lasciato definitivamente la Moschea Blu, nel frattempo è iniziato anche a piovere e ci siamo spostati sul retro dove c'è questo piccolo bazar, la Rasta Bazar. Dice che si trovino un sacco di chicche, andiamo a scoprirlo. Eccoci qua ragazzi,
siamo di nuovo sul nostro mitico Charlie. Dite la verità, vi è mancato Charlie, in questi giorni? Anche noi, le ruote soprattutto di Charlie ci sono mancate. Sì, perché anche oggi abbiamo fatto tantissimi chilometri, abbiamo fatto un po' i conti anche con i giorni passati, abbiamo fatto in totale quasi 70 km a piedi in questi giorni. Oggi ne abbiamo fatti 11. È incredibile, siamo fusi. Quindi siamo a pezzi. Poi ora ci ha provato la doccia. La doccia ci ha provato. Abbiamo fatto una bella doccia calda, quindi siamo un attimino nella fase di relax. E di abbiocco. Esatto, abbiocco tradotto significa che non ne possiamo più. Ne possiamo più. E mangiamo, abbiamo fatto una cenetta con quello che abbiamo, poi dovremo fare la spesa, ebbene sì. Anche perché comunque la colazione pranzo di oggi era bella impegnativa. Consistente infatti, quindi siamo arrivati fino adesso con quella. Però ne è valsa la pena, come la visita di Istanbul. Bellissima città che ci ha catturati, ci è piaciuta, la consigliamo vivamente, ripetiamo per la 100.000esima volta, è una città tranquilla, si gira bene. Poi abbiamo intenzione di fare un video completamente dedicato ad Istanbul, perché ne parlavamo adesso, è un'entità a sé rispetto alla Turchia, Istanbul. Sì. Quindi una metropoli così, insomma, ha bisogno di un capitolo a sé e vi diremo un po' di cose relative a questa megalopoli. Esatto, voi invece fateci sapere nei commenti se siete mai stati a vedere questa città. Quali sensazioni vi ha suscitato, se vi è piaciuta, non vi è piaciuta. Infatti, perché magari voi avete avuto, diciamo, pareri contrastanti, quindi ci piacerebbe saperlo, insomma. Dialoghiamo, lasciateci dei commenti, sono sempre super graditi, e poi ovviamente chiediamo almeno un like, questo sapete, dobbiamo far crescere il canale, cerchiamo di portare sempre più contenuti nuovi sul nostro canale, quindi insomma il like è molto gradito. Niente, continuate a seguirci perché il viaggio continua. Esatto, seguite le nostre avventure. Anche un super mega abbraccione ai nostri sostenitori, non ci dimentichiamo di loro. Grazie veramente a tutti e vedrete dove andremo prossimamente. Ciao a tutti. Ciao.